Questa di oggi è una delle mie crostate preferite, ahimè, perché ha la frolla, la crema e il biscotto inzuppato. Buonissima. Anche troppo. Mannaggia. Crostata ripiena, tipo zuppa inglese. Iniziamo. 300 g di farina 0, o se vuoi farina di riso va bene lo stesso, o anche farina tipo 1. 2 tuorli d'uovo, solo i tuorli, gli albumi li conserviamo che dopo ci serviranno, quindi 2 tuorli. 100 g di burro, 100 g di zucchero e lievito per dolci. Quindi 300 g di farina, aggiungo i 100 g di burro morbido, 100 g di zucchero e inizio a lavorare. Teniamo un composto così sabbioso, sia un po' integrato alla farina. Un pizzico di sale, 2 pizzichini, un limone grattugiato, aggiungo anche mezza bustina di lievito per dolci, quindi 8 grammi all'incirca, e aggiungo infine i 2 tuorli e impastiamo finché il burro si scioglie un po' col calore delle mani, quindi si amalgama bene alla farina. Se dovesse risultare molto secco, aggiungi un po' di albume che avevo messo da parte fino a ottenere un composto comunque lavorabile, così. Lasciamo riposare giusto un po', nel frattempo prepariamo la bagna, 100 ml di acqua e il liquore al Kermes 100 ml uguale. Io non aggiungo zucchero perché essendoci già i biscotti zuccherati non c'è bisogno. 800 g di crema pasticcera, aspetta che tolgo, c'era la buccetta di limone, era rimasta, fredda naturalmente. Vi lascio il link come al solito in descrizione e nel primo commento su come realizzarla. Ho imburrato e infarinato uno stampo da 28 x 24 cm. Poi servono i biscotti, questi savoiardi sardi che sono tipo il pan di Spagna, ma se non ce l'hai usa quelli normali, oppure il pan di Spagna va benissimo. Dividiamo la pasta frolla a metà, poco più per la parte di sotto, e la stendo fra 2 fogli di carta forno perché deve venire abbastanza sottile, così ci sarà un giusto equilibrio tra la pasta frolla e il ripieno. Farina. Do orientativamente con le mani una forma più o meno rettangolare e metto un altro foglio sopra e stendo col mattarello. Arrivati alla giusta misura, tolgo la carta forno superiore e adesso puoi lasciare la carta forno sotto se vuoi, senza imburrare e infarinare, è ancora più comodo, ma io siccome l'avevo già imburrata e infarinata quindi la metto senza. Come vedi è sottile, quindi se vuoi farla un po' più spessa, più alta, puoi usare uno stampo più piccolo oppure anche rotondo da 24 cm. Ma come ti ripeto, poi vedrai alla fine il risultato è migliore così, perché la pasta frolla deve essere sottile. Poi crescendo un po' che c'è il lievito e metto una parte della crema pasticcera, metà diciamo. Ora inzuppo il biscotto dentro la bagna al Kermes, tipica della zuppa inglese, anche se la zuppa inglese andrebbe anche
l'altra parte di crema al cioccolato, ma io preferisco farla così perché non è proprio una zuppa inglese, diciamo è una zuppetta, la voglio chiamare perché giustamente la zuppa inglese ha sia la crema al cacao che la crema gialla. Se vuoi farla puoi tranquillamente una metà mettere il cacao o il cioccolato. Intanto ho acceso il forno a 180 gradi. Crema. E la copriamo con il resto della crema. E già così si capisce che sarà buonissima. Mi piacciono tanto i dolci con le varie consistenze e questa ce le ha tutte. Stendo l'altra parte di sopra uguale come prima e la capovolgo sopra, aiutandomi in questo caso con la carta forno, vedi, è comodissimo. Stacco e abbiamo fatto il coperchio, sempre sottile. Rifinisco i bordi ripiegandoli magari all'interno, anche se non combaciano non vi preoccupate, non succede niente. E un po' di albume, quello avanzato, lo spennelliamo sopra con un po' di zucchero poi ulteriormente sopra. Questo passaggio farà sì che rimarrà più consistente, quindi questa sarà poi la parte di sotto, la giriamo. Il forno è arrivato. Quindi inforniamo a 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 30-35 minuti in forno. A dopo. Facciamo raffreddare e poi la sformiamo perché con la crema un po' calda fuoriesce. Ci vediamo dopo. E voilà. Quindi come ti dicevo la parte di sopra rimarrà sotto, quindi l'abbiamo un po' rinforzata con l'albume e lo zucchero in modo che mantenga il peso della crema e di tutto il resto. Bella già così, ma noi mettiamo un bel po' di zucchero a velo sopra, così senza grandi pretese. Voilà. Ottima per compleanni, anche per ricorrenze, e una crostata a torta, quindi bella cremosa. Guarda il taglio, pure è meraviglioso. La consistenza della pasta frolla e quindi è dentro proprio zuppetta, è il termine esatto, perché mamma mia, buonissima. Lo so perché la faccio spesso, quindi la conosco. Bella da servire così a quadrotti anche. Diciamo che sono dosi generose. Questa almeno per 2 persone è giusta. E in bocca esplode tutto. Crema, biscotto inzuppato. Mannaggia. Mamma mia. Alla prossima. Ciao ciao.